Il dialetto italiano più puro è il corso. Sì, lo disse il linguista Niccolò Tommaseo nell'Ottocento. E a noi sembra assurdo perché siamo abituati a pensare che il dialetto italiano più puro sia il fiorentino, no? La lingua di Dante. In realtà però la lingua di Dante è il fiorentino del 300. E dobbiamo sapere che i dialetti toscani non si parlano solo in Toscana, ma anche in Corsica e a nord della Sardegna. E con gli anni, quelli che si parlano nella Toscana vera e propria mutarono molto, per via del maggiore contatto con il resto del mondo. Mentre i dialetti toscani parlati nelle isole, che sono per l'appunto isolate, cambiarono molto meno. E quindi nell'Ottocento, come ricordò Tommaseo, il dialetto corso era il più simile alla lingua usata dal sommo poeta. Poi aggiungiamo che i corsi mangiano pasta come dei matti, adorano la loro famiglia e fanno la pizza stra bene. E quindi tu dirai, oh ma perché non sono in Italia? Prima dell'unità d'Italia, la Corsica faceva parte della Repubblica di Genova, quindi uno stato italiano. Però i genovesi non trattavano benissimo i corsi, non li consideravano un po' cittadini di serie B. E dunque i corsi volevano l'indipendenza. E per un breve periodo di tempo riuscirono anche ad ottenerla. Però attenzione, Pasquale Paoli, il leader dei corsi, disse: tra i nostri monti spunterà per l'Italia il sole delle libertà. Infatti Pasquale Paoli era favorevole a uno stato unitario italiano che considerava i corsi italiani uguali a tutti gli altri. E magari il sogno dei corsi si sarebbe anche avverato. Il discorso però è che a un certo punto i francesi si intromisero e proposero a Genova di aiutarli a riprendere l'isola. I genovesi ovviamente accettarono perché volevano riprendere il controllo della Corsica e quindi l'esercito francese si avviò verso l'isola. Qui l'esercito corso diede prova di grande eroismo e per un breve periodo si pensò che addirittura riuscisse a battere l'esercito francese. Però alla fine dovette cedere davanti alla superiorità numerica. Il discorso però qual è? Che non appena la Francia conquistò l'intera isola, non la ridiede indietro a Genova, come da patti. E Genova, che era un piccolo stato, non aveva ovviamente la forza di mettersi contro una grande potenza come la Francia. E quindi la Corsica diventò francese e qui iniziò un grande processo di francesizzazione, fortemente promosso anche dal corso più famoso in assoluto, Napoleone Bonaparte, che da giovane peraltro fu un nazionalista corso convinto, ma che poi arrivò a definire l'isola una verruca sulla faccia della Francia, cioè proprio alla faccia della coerenza. E i corsi in tutto questo cosa fecero? Niente? No, i corsi tentarono una marea di volte di porre fine al dominio francese, a volte anche con l'aiuto degli italiani. Ci provarono durante la rivoluzione francese con l'aiuto dei britannici, ma anche lì la Francia se la riprese. Poi durante il Risorgimento, quando l'Italia, appena unificata, voleva subito puntare sulla Corsica, ma il re giudicò la Francia ancora troppo potente per essere sfidata. Ma ciò avvenne anche nella Prima Guerra Mondiale, quando l'Italia pensò a lungo se fosse il caso di allearsi con la Francia, nonostante controllasse un territorio come la Corsica, ma alla fine si alleò. E infine, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il ridentismo corso arrivò veramente all'apice, anche grazie ai pesanti finanziamenti da parte di un pelato nazionalista anche conosciuto come Zio Benni, e l'Italia arrivò anche ad occupare la Corsica. Però, nonostante tutte queste ribellioni, ancora oggi la Corsica è una regione francese. Ma i corsi non hanno perso le speranze. Anche se ormai sempre più giovani parlano il corso male con un forte accento francese, in vari si battono tuttora o per l'indipendenza o per l'autonomia dell'isola. Alcuni lo fanno con proteste pacifiche, altri con veri e propri attentati alle strutture francesi nell'isola o a dei politici vicini alla Francia. Oggi comunque il primo partito dell'isola è Femo a Corsica, che punta a dare più autonomia all'isola. E quindi chissà, magari in futuro la Corsica potrà finalmente scegliere da sé il proprio futuro, senza padroni esterni con cui purtroppo ha sempre dovuto convivere. Il video finisce qui. Mi sto impegnando moltissimo per cercare di caricare contenuti con una frequenza più o meno decente.
però è molto complicato, perché YouTube non paga abbastanza per vivere e quindi per forza di cose devo fare anche altro. Se volete vedere più video comunque, iscrivetevi, così che magari YouTube mi paghi di più e io possa concentrarmi al 100% solo su questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!